Ciao amici di Retroedicola Videoludica, bentornati al club. E oggi sono tornato in libertà. Libertà vigilata. Mauro. Federica. E oggi vi parliamo di un arcade, Alien vs Predator. Ormai le postazioni di Retroedicola sono sicuro che le conoscete tutti. Il gioco è del 1994 ed è opera di Capcom, uno degli ultimi grandi beat 'em up a scorrimento orizzontale, sicuramente l'opera magna di Capcom. Sviluppato su hardware Capcom System 2 o CPS2, rappresentava la piattaforma di punta di Capcom per sviluppare i propri giochi. Il giocatore poteva scegliere tra uno, massimo 4 personaggi, fino a un massimo di 3 giocatori. E si poteva scegliere tra umani e Predators contro i xenomorfi e gli umani rinnegati. I personaggi principali sono due Predator, chiamato semplicemente Warrior e l'altro Hunter, e due umani, Dutch Schaffer e Lin Kurosawa. Trama del gioco. I due protagonisti del gioco, i due cyborg mezzi umani, vengono abbandonati su questa città immaginaria, San Dread, in California. Probabilmente un errore di traduzione su San Dorado. Quindi diciamo città immaginaria. Vengono abbandonati appunto dai loro superiori, si trovano circondati da decine e decine di alien. Solo sul più bello intervengono a salvarli a sorpresa due Predator che in cambio del loro aiuto gli risparmiano la vita. Questo è così il pretesto per iniziare la nostra avventura, per scoprire che cosa è successo in questo gran casino, per poi arrivare a scoprire che c'è il solito rinnegato, in questo caso un generale pazzo, che si è allenato con una regina xenomorfa, cioè proprio pazzo totale, infatti verrà ucciso, e dovranno i nostri eroi riuscire a schiantare questa super astronave sulla città per eliminare tutta la minaccia aliena. Parliamo invece adesso di personaggi. Abbiamo due tipi di Predator, uno è più anziano che è molto bilanciato nella giocabilità e invece l'altro molto più veloce ma molto meno potente. Invece i due personaggi cyborg, a volte chiamati cyborg, a volte potenziati geneticamente, comunque uno è Dutch Schaffer. Sì, è proprio il personaggio interpretato da Schwarzenegger nel primo film, di cui ne riprende anche le fattezze, quindi è grande, grosso. Differisce come gameplay rispetto agli altri, infatti non salterà ma si lancerà in avanti. Il classico personaggio potente di Capcom che prende e spacca tutti con una presa, che viene controbilanciata dalla sua compagna, che è Lin Kurosawa, la classica giapponese. Veloce, abile, è il personaggio diciamo più complesso. Per essere portato ad alti livelli richiede molta abilità. All'inizio sembra poco potente, debole, ma se usata nella sua interezza si rivela il personaggio più forte. Oltre al gioco doveva uscire anche un film combinato, ma purtroppo non uscì mai. Soltanto 9 anni dopo iniziarono delle riprese per questo film, purtroppo però faceva abbastanza schifo. Beh, dopo 20 riscritture del copione non è che lei era rimasto molto del gioco originale, ed è un peccato, perché il progetto originale aveva una sua identità. Quello che ha fatto Anderson invece è una poltiglia di cliché e sinceramente realizzati veramente molto male. Il film prese addirittura 2 Razzie Award come peggior film e il resto ormai è storia. Fecero anche un seguito, Alien vs Predator 2, ma pure quello non aveva possibilità di farcela. E visto che siamo in tema di curiosità, parliamo ancora di Dutch Schaffer, il protagonista del gioco. Nel gioco si vede appunto che il nome in codice di questo cyborg è CDS. I nerd della rete al tempo si trascinarono un po' in strane fantasie, assimilarono come CDS il nome di Cyberdyne. Sì, esatto, Terminator. Avevano presupposto che Skynet, quando aveva creato il progetto Terminator, si basava su soldati potentissimi, ed è quindi credibile che Dutch, avendo sconfitto un Predator a mani nude, potesse rientrare in questo programma e quindi avere le sue fattezze. Insomma, le classiche fantasie dei piccoli fans che crescevano insieme al gioco. Sì, sono proprio nerdate, però diciamo che è bello crederci. È il bello dei giochi alla fine, dei videogiochi. Invece per quanto riguarda la compagna di Dutch, Lin Kurosawa, non c'è una vera storia, però è il classico personaggio femminile di Capcom, grande, grosso, muscoloso, se vogliamo affascinante, se le fantasie di nerd arrivano ben oltre. Appare però in altri personaggi, qualcuno dice che ha un po' di Jill Valentine in versione ninja, appare in Street Fighter 3, diciamo il classico personaggio Capcom. Mi stai tenendo ancora sotto controllo? Certo, sempre! Dai, parliamo un po' prima che mi spari. Di com'è la giocabilità? Sì. Il gioco aveva 8 direzioni e aveva 3 pulsanti, l'attacco, lo sparo e il salto. Con questi 3 tasti riusciva a fare tutte le combinazioni. Sparare, nel caso di Lin, era una raffica, era più veloce a ricaricare, mentre i Predator e Dutch si ricaricavano col tempo. Poi c'è il salto che permetteva appunto di combinare lo sparo per svincolarsi. Come classico di Capcom, premendo salto e attacco si aveva una super mossa, a patto però di perdere energia vitale. Beh, classico della Capcom alla fine. Sì, è un modo per sopperire al numero limitato di tasti
che però danno vita a un gameplay completo. E di primo impatto in realtà il gioco sembra abbastanza monotono, perché a differenza di come ha fatto Konami qualche anno prima con il suo Aliens, dove si erano inventati più tipi di xenomorfi, in Alien vs Predator gli attacchi vengono sempre dagli stessi Predator, umani, ma sono pochi. Quello però che lo salva è la quantità di carne da maciullare che arriva su schermo. Avevano intere fiumi di alien uno dopo l'altro, è venuto abbastanza velocemente, il che dà molta soddisfazione a picchiare questi poveri alieni. Politicamente corretto, poveri alieni che li vediamo sempre bene. Ma dopo tutto, con solo 3 tasti il gioco risultava anche molto più semplice da giocare. Diciamo che è un po' per tutti. Come tutti i giochi, il novizio basta che premi i tasti a caso e procede tranquillamente. Alla fine il gioco è un vero mangiamonete. Invece i professionisti che vogliono arrivare al punteggio più alto hanno comunque una buona dose di move per riuscire a tenere i punteggi molto elevati. Insomma, premere tasti a caso, la fortuna del principiante. Aiuta sempre. Sempre. E infine concludiamo con la parte tecnica. Forse i fan del film storceranno un po' il naso sul tipo di grafica che ricorda molto un manga, però alla fine funziona. Diciamo che Capcom con questo gioco ha raggiunto veramente lo stato dell'arte. I fondali sono delle vere opere d'arte di pixel art, personaggi dettagliati, molti frame di animazioni. Sinceramente più di così non si poteva fare, anche per questo probabilmente hanno scelto di usare solo 3 giocatori su schermo, tanto è il movimento che si muove su schermo. E soprattutto il più divertimento, più gente si può giocare. Sì, comunque il gioco non ne risente. Alla fine anche Tower of Doom, ispirato da Dungeons & Dragons, aveva sempre 3 giocatori, quindi funziona tranquillamente. Comunque vabbè, nel gioco non hai tempo proprio di respirare. In 3 è soltanto più divertente. Infine diciamo che di Alien vs Predator AVP non ci sono conversioni, sia per problemi di diritti, sia per il mercato che stava cambiando. Ricordiamo che nel 94 è arrivata la PlayStation, quindi eravamo alla fine di Sega. Dichiararono che volevano fare la conversione di Alien vs Predator su Sega 32X, ma non venne mai fatta. Vorrei dire Sega. Sega, va bene Sega, noi vecchi diciamo sempre Sega. Tentarono anche di farla su Super Nintendo, ma fecero una cosa completamente diversa. Alla fine provarono anche a fare in una raccolta, se non sbaglio, per la Xbox 360, le versioni HD dei loro più bei beat'em up, una conversione in alta risoluzione, ma purtroppo per causa di diritti, nonostante le grandi richieste, non venne mai fatta. L'unico modo per giocare Alien vs Predator è avere la scheda originale, che potete provare qui a Retro Edicola Club nella nostra Super Gam. È l'unico posto dove la troverete sempre. Bene, saluti! Ciao! Ciao! Stay together, play for